Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo è il primo video di una nuova playlist che si occuperà del software CAD e Simo. Vi piacerebbe avere un software gratuito per disegnare, progettare e simulare schemi elettrici e automazione industriale? Probabilmente sì, molte volte abbiamo il problema di quale programma posso usare. Moltissimi sono a pagamento, pochissimi sono free. Ecco, CAD Simo è proprio quello che stiamo cercando. Cos'è quindi il nostro CAD e Simo? È per me il migliore software educativo interamente gratuito, leggero, che non richiede nessuna installazione, ma lavoriamo direttamente cliccando sul file exe e serve per disegnare, progettare e simulare schemi elettrici e automazione industriale, quindi compreso anche il PLC o anche della scheda Arduino 1. In particolare, cosa vedremo in questo video? Essendo il primo video sarà l'introduzione, i primi passi al software, quindi vedremo da dove fare il download del software in modo sicuro, come installarlo, come iniziare a lavorare, come avviarlo, perché è un software che non ha bisogno di installazione, quindi possiamo averlo anche su una chiavetta USB. La password, qual è la password di accesso universale che ci permette di lavorare e quindi una panoramica degli strumenti e a cosa serve davvero nella pratica. Ma su questo punto, a cosa serve davvero nella pratica, voglio farvi vedere alcuni file che ho preparato con CAD e Simo e poi vedremo la nostra panoramica. Ma andiamo a lavorare con il CAD e Simo per dimostrare in che cosa posso utilizzare. Come primo esempio vediamo lo schema di comando di un esempio di marcia e arresto di un motore sincrono trifase. Quindi con il nostro software possiamo realizzare questo programma, questa simulazione. Guardate, ecco qua con la mia autoritenuta, KMO mi chiude i contatti e ho il mio motore funzionante. Ovviamente per adesso questo è un semplice esempio, solo un senso di marcia, non c'è la reversibilità, ovviamente fino a quando non vado ad eliminare. Questo è un primo esempio. Adesso vediamo per quale altre cose possiamo utilizzarlo. Possiamo utilizzarlo anche per creare un comando di potenza pneumatico e potenza pneumatica è lo schema di circuito di comando elettropneumatico, quindi possiamo realizzare degli schemi elettropneumatici. Vediamo in questo esempio. Eccolo qua. E quindi posso utilizzarlo anche per questo tipo di automazione. Per quali altri esempi o campi posso utilizzarlo? Andiamo a vedere il terzo esempio. Ecco, possiamo utilizzarlo anche con la programmazione di un PLC, dove qui ho la parte del cablaggio degli ingressi e delle uscite, quindi devo fare in modo di cablare il mio PLC come se fosse un PLC autentico, sia negli ingressi che nelle uscite, e vado con lo schema, in questo caso un motore sincrono trifase, e questo qui invece è la mia programmazione in ladder diagram, in linguaggio COP. Vediamo come funziona. È una semplice autoritenuta per far partire il motore, niente di che, semplicemente per vedere lo scopo del nostro, la potenzialità del nostro software. Vado a premere il mio pulsante di start, sempre se vuole partecipare. Eccolo qua. Vedete che la mia memoria di set reset è attiva, ho le mie due uscite che sono qua, uno è per il relè KM che mi attiva il motore e un LED che mi fa vedere che è in azionamento, ovviamente fino a quando non premo il pulsante di stop. Quindi posso utilizzarlo anche per questo, ma posso utilizzarlo ancora per altro. Quali altre? Ecco, posso utilizzarlo anche semplicemente per costruire dei circuiti logici, per lo studio della logica booleana e quindi della logica di questo tipo. Qui ho una serie di ingressi,
Ovviamente qui non ho fatto altro che simulare alcune porte logiche e quindi lo scopo abbiamo anche questo. Ovviamente possiamo studiare molte altre cose, non solo quelle delle porte logiche, ma costruire dei veri e propri circuiti logici. Come ultima cosa andiamo a vedere cos'altro riesce a fare. Ed ecco che possiamo anche creare dei programmini di simulazione con Arduino. In questo caso non la simulo perché non sono collegato alla mia scheda Arduino. Questo è un semplice esempio dove con l'ingresso 2 vado a pilotare, a comandare il mio LED che si trova sul pin 8. Quindi quello che possiamo fare con questo software è moltissimo. Come vi dicevo, poi alla volta vedremo le cose più importanti, sia semplici che più complicate. Ma adesso passiamo invece a vedere come fare il download, a cosa serve questo programma, come fare il download, come installarlo e qualche altra informazione utile per iniziare. Bene, andiamo avanti. Ancora una piccola slide per quanto riguarda l'utilità del CAD e SIMO. Abbiamo detto che è un software didattico importante che è gratis, gratuito, free. Per poter creare, ripetiamo, e simulare schemi elettrici d'automazione, abbiamo visto pneumatici, quindi elettropneumatici. Permette di creare schemi anche in 2D, CAD e 2D, inclusa la logica cablata e PLC di base, programmandoli in linguaggio LAD, consentendo di testare il funzionamento in tempo reale. Cos'altro è possibile fare? È possibile salvare ovviamente il file, scannerizzare e salvare diagrammi e grafici, quindi è un ottimo strumento didattico che si può usare nelle scuole, si può usare negli uffici, dove si vuole, per testare i propri schemi, sia per studenti quindi che per tecnici. Può essere scaricato gratuitamente dove? Dal sito ufficiale cadesimo.net o cadesimo.it, sarebbe meglio, ho sbagliato a scrivere net, e vi dicevo non richiede nessuna registrazione e non richiede nessuna installazione. Possiamo quindi scaricarlo dal sito ufficiale oppure da portali affidabili come lo sono Softonic attraverso questo link oppure Up to Down da quest'altro sito. Bene, l'ultima cosa, poi andiamo a vedere come fare il download. Una volta che l'abbiamo scaricato e installato nel nostro PC, abbiamo bisogno, una volta che lo lanciamo, di inserire una password. Viene fuori questa schermata e mi chiede una password. Allora, domanda logica: se il software è gratuito, perché è stato scelto di usare una password? Diciamo che è un vezzo dell'autore, è gratis, almeno mettetemi questa password, dai. La password è richiesta all'avvio, è una misura di sicurezza simbolica introdotta dall'autore, sviluppatore del software. Diamogli un po' di onore anche a lui che ha fatto un gran lavoro, uno spagnolo Juan Luis Villanueva Montoto. Perché l'ha messa? Principalmente per assicurarsi che l'utente legga le istruzioni o acceda consapevolmente a un programma di tipo didattico, insomma, un minimo sforzo. Con l'inserimento così l'inserimento del codice è diventato una sorta di tradizione per chiunque utilizzi questo strumento. Per chi invece ha fatto il download e installato anche PC Simo, di cui non parlo in questo video, la password è quest'altra 9966. Ve lo ripeto, 4962 o se invece utilizziamo PC Simo 9966 o come direbbe Nino Frassi 3458. Bene, ma adesso vediamo in che modo possiamo fare il download. Mettiamo che voglio farlo da Softonic, vado a cliccare. Si aprirà con calma il sito. Eccoci qua nel portale Cadesimo Softonic. Cadesimo, eccolo qua. Download. Siamo per dire un po' di troppa roba. Download gratis. Ovviamente ci vuole regalare qualcosa, questo software di antivirus, insomma il browser, Avast Secure Browser. Se non mi interessa, no grazie, passa a Cadesimo, cambia finestra e finalmente possiamo scaricare. Ci dice anche, guarda che è fidato
Download gratuito. Non è finita. Andiamo a dato che è gratis, almeno lavoriamo su tutto questo aspetto. Andiamo in fondo alla pagina, Dulcis in fondo. Ecco, qui ho 3 links da dove posso fare il download. Mettiamo che voglio farlo da questo qua. Ecco, si apre questa pagina del Mega, dove c'è la cartella in formato zippato RAR. Non voglio salvarlo, voglio fare il download, quindi vado qua, scarica, e finalmente si apre la finestra di download. Questa è l'ultima versione, la versione 4.2, mentre io ancora stavo usando la versione precedente, la 4, ma non ha importanza. L'importante è vedere come fare il download. Bene. Completato, vado qui dove c'ho, anzi no, non vado da nessuna parte, mi dice che lo scegliete dove salvarlo, mettiamo che io lo salvo qua, su download, che salva. A questo punto posso andare direttamente da qua, anzi no, ancora in corso. E quanto è lungo questo corso? Bene. Apro il download e gli dico che voglio andarla a vedere nella cartella. Eccolo qua, guarda, ho tanti di quei CAD Simon RAR che sono veramente rarissimi perché l'avevo già fatto il download, solo che l'ho rifatto per il video. Cosa succede a questo punto? Siccome è in formato zippato, cliccate col tasto destro e se avete un programma per il dezip, Open con WinRAR, siccome c'è anche 7zip e gli dico posso usare anche questo, quello che avete non ha importanza, l'importante è dezipparlo. Estrai in CAD SIMU 4.2 e quindi vi creerà, ovviamente se l'avete scaricato, fate il download su questa cartella download, il programma sarà su questa cartella. Andiamo a cercare il 4.2. Dove sei? Dove sei? Aspetta, quanta roba c'è? Ho tutte le mie foto qua, la privacy va a farsi benedire, ma troviamo questa cartella. Ecco qua, apro una delle due cartelle, indifferente, perché ve l'ho detto che l'ho installato 2 volte. Cadesimo 4.2, apriamo ancora, ed eccolo qua. Quello che dobbiamo fare, non ha bisogno di nessuna installazione, è lanciare il nostro programma direttamente con il file eseguibile. Credo che chiederà anche al vostro sistema operativo. Io ho ancora Windows 10, sono affezionato, anche perché il mio PC non è nuovissimo, è un eufemismo, non è nemmeno nuovo. A questo punto mi dice non so che fare, cerco in Microsoft Store, gli dico no grazie, installa comunque. Ecco, non è che ha installato niente, ha semplicemente aperto il programma. Ed ecco che qui mi viene fuori inserire la password 4, 9, 6, 2, OK e siamo sul nostro ambiente di lavoro. Questa è l'area in cui dobbiamo realizzare il nostro schema. Sotto abbiamo la zona dove possiamo scrivere tutto ciò che riguarda il programma, nome, titolo, eccetera. Ma andiamo ad esaminare più da vicino i nostri menu. Per prima cosa vediamo che questa è la barra tradizionale dove abbiamo
nuovo, cartella, salva, stampa e tutto il resto. Questo è il nostro pulsante per il nostro comando di run per l'esecuzione, questo per lo stop. Qui abbiamo una serie di menu per la libreria con i suoi componenti. Queste ad esempio sono le alimentazioni. LN, RLN, scelgo quello che mi serve e lo porto all'interno dell'area dello schema. Clicco col tasto destro e poi col sinistro perché altrimenti me ne apre un altro che vi faccio vedere. Ad esempio uso questo qui. Ce sono talmente tanti che se continuo a cliccare col sinistro lui continua all'infinito proprio fino a quando è un gioco da tasto destro. Ho finito. Dici che me ne faccio di tutti gli altri? Li seleziono e faccio cancio come tutti i programmi. E poi ancora. Per quanto riguarda lo zoom, perché così ci vedo poco, ecco qua che mi trovo zoom in avanti. Ecco, questo posso ovviamente allargarlo. E adesso non mi trovo più la mia, eccola qua, la mia alimentazione. Quindi questo serve per le alimentazioni. Qui vedete che abbiamo un trasformatore, qui abbiamo un diodo e così via. Abbiamo diversi componenti, alimentazione, la batteria, chitarra e organo, presa elettrica. Da questa parte, cliccando su questo componente, abbiamo una serie di fusibili. Questo è poco fuso, questi sono completamente fusi, no scherzo. Questo fusibile, fusibile in, fusibile 3, 3 fusibili, fusibili n. Quest'altro sono i automatici differenziali relè termici e interruttori magnetotermici, li troviamo tutti su questa barra. Poi qui vedete abbiamo contattori e interruttori, contattore, due contattori, una serie di 3, una serie di 4 e così via. Qui abbiamo i nostri motori trifase, vari tipi di motore monofase con tutti i suoi componenti. Vedete abbiamo anche motore passo passo, motore bipolare, abbiamo anche un freno e un attuatore lineare elettrico. Passiamo a questi altri, sono gli strumenti di potenza, resistenza, una resistenza, autotrasformatore e così via qui, tanto per variatore di velocità, diversi componenti utilizzabili ovviamente per il nostro circuito, controller del motore passo passo e così via. Qui abbiamo i contatti ausiliari e contatti di tempo che riguardano i contatti dei relè o contatti dei vari timer temporizzatori. Qui invece abbiamo, lo lascio apposta per far vedere di cosa si tratta, sempre gli azionamenti. Ecco per quanto riguarda gli azionamenti, un pulsante normalmente aperto, un pulsante normalmente chiuso, un pulsante doppio, sia chiuso che aperto, e così via. Poi, dove siamo rimasti? Ah, qui. Detectors sarebbero, li chiama detectors, ma sono dei sensori. Un sensore induttivo normalmente aperto, un sensore induttivo, poi abbiamo i capacitivi e così via. Oltre questi detectors, i detenuti, non è bello, meglio detectors, abbiamo le nostre bobine per i nostri comandi segnali, una bobina di contattore di relè, eccetera, eccetera, quello qua è un teleruttore, una bobina di elettrovalvole, abbiamo anche delle lampadine, dei pulsanti, dei vibratori, delle sirene, eccetera, eccetera, clacson. Questo è molto utilizzato al sud, non appena scatta il semaforo, anzi 10 secondi prima cominciano a suonare per evitare che tu ti addormenti al semaforo. Poi, oltre a questo abbiamo, eccolo qua, barre, così, stavo pensando alla chitarra, il barre di relè elettrico con SSR relè allo stato solido, vari tipi. Poi abbiamo lo studio della logica con tutti i componenti logici. Questo invece se vogliamo programmare in ladder.
Qui, se vogliamo creare una struttura Graphset, qui abbiamo i componenti per la pneumatica, qui abbiamo i componenti 2D, ad esempio prendo questo c'era da prima, altrimenti se non lo uso, eccolo qua. Eccolo, è stato un parolone. Ecco, siccome è gratis, ogni tanto c'ha le sue paturnie. Ecco, andiamo al nostro motore asincrono trifase, lo vediamo in 2D. Qui vedete che c'è un interruttore automatico. Ecco. Abbiamo anche nostri LED e così via, varie e simili. Poi abbiamo i componenti tridimensionali, eccoli qua, sempre motore trifase per la serie da 2 a 3 dimensioni. Aspetta. Vediamo, lo mettiamo qua, se non si offende. Ecco, vedete, bidimensionale, questo tridimensionale e così via. Qui c'ho questo questo è bello grande, mi costa di più, questo lo vendono al metro quadro. Ecco, ovviamente per eliminarli bisogna selezionarli e poi premere il nostro pulsante, il nostro tasto di cancio. Quindi questi sono tutti i componenti che noi andiamo a trovare. Altre cose che possiamo fare è su file, ovviamente salva con nome, possiamo importare un'immagine, esportarre un'immagine, la stampante, l'anteprima, configurazione, su modifica abbiamo i soliti comandi di modificare, disegno, ci permette di disegnare una linea, un rettangolo, un'ellisse, un rettangolo, eccolo qua, un bel rettangolino, ma posso prenderlo anche qua così mi risparmio. Ecco. Per quanto riguarda modo, abbiamo stop, simulazione, simula tutti i documenti, ma i comandi li troviamo direttamente da qui, simulazione, che sarebbe il nostro start simulazione, e stop simulazione. Sulla finestra, una nuova finestra, eccetera, eccetera, aiuto quando siamo in pericolo. A proposito di CAD e Simu. Qui troviamo simula paper e qua simula tutti i documenti. Bene, io direi che per questo primo video è abbastanza, abbiamo parlato dell'ambiente di lavoro, abbiamo visto le possibilità, le capacità, come dobbiamo cosa possiamo sviluppare. Al prossimo video cominceremo ad fare degli esempi pratici. Quindi grazie per la visione del video, spero che questa nuova playlist sia di vostro gradimento, che vi iscriviate al mio canale e che possiate seguire anche questo video. Per quanto riguarda i video su CAD e Simu, ci sono altri sviluppatori di video YouTube che io apprezzo moltissimo, sono veramente in gamba, sono dei professionisti e anch'io guardo i loro video perché sono da stimolo e mi danno delle idee. Quindi li ringrazio per il loro lavoro e spero che il mio possa essere d'aiuto. D'altronde nessuno è difficile inventare cose nuove. Vi ringrazio nuovamente e vi auguro una buona continuazione con YouTube. Alla prossima.